Luca, Luca, oh mi dispiace ma mi ha appena detto il professore che domani c'è un test a sorpresa. Cosa? Ma mica era previsto, scusa. Lo so, gliel'ho anche detto, però ambasciator non porta pena. Quindi significa che non te la puoi prendere con me, perché io ti sto solo riportando una notizia. Quindi quando qualcuno riferisce qualcosa di spiacevole, sgradevole, di brutto, insomma, non è colpa sua. Si dice appunto che l'ambasciator non porta pena, proprio come un messaggero che porta un messaggio senza essere responsabile del suo contenuto. In altre parole, non te la devi prendere con chi dice la verità. Lui è solo il portatore del messaggio. Questa espressione ha radici molto antiche. Risale infatti ai tempi dei messaggeri e degli ambasciatori che viaggiavano fra i vari regni per riportare delle notizie, anche quelle appunto molto sgradevoli o negative. Nel Medioevo gli ambasciatori erano considerati intoccabili. Se portavano brutte notizie, non potevano essere puniti. Alla fine loro stavano solo riportando un messaggio. Questa espressione quindi è molto utile quando devi comunicare qualcosa di spiacevole, ma tu sei in effetti solo un messaggero, non hai quindi nessuna responsabilità sul contenuto del messaggio. Oh, mi dispiace, ma il capo ha deciso di fare una riunione all'ultimo momento. Cosa? Proprio adesso? Ma scusa, stavo uscendo perché ho un appuntamento dal dentista. Oh, non te la prendere con me, ambasciator non porta pena. Oh, alla fine dobbiamo rimandare la festa perché è successo un imprevisto, me l'hanno appena detto, è andata così. Cosa? Ambasciator non porta pena. Buongiorno, mi scusi, so che l'autobus sarebbe dovuto arrivare 10 minuti fa, ma mi hanno appena informato che l'autobus ha avuto un problema e ne arriverà un altro fra 30 minuti. Come? Ma io devo andare a lavoro. Mi scusi, ambasciator non porta pena. Ora conosci anche il significato di questa espressione, ambasciator non porta pena. Puoi usarla tutte le volte che appunto stai riferendo una notizia spiacevole, ma non ne hai alcuna colpa. Puoi anche accompagnarlo da questo movimento con le mani, come avrei visto l'ho fatto più volte, perché si utilizza un po' anche indietreggiando per dire appunto che non si è responsabili di questo messaggio, di quello appunto che stiamo riportando. Io sono Ivana, insegno italiano online e anche oggi abbiamo imparato un nuovo modo di dire insieme. Ricordati che ogni martedì ne pubblico uno nuovo, li trovi tutti raccolti nella mia playlist, appunto che si chiama Modi di dire. Questo canale è nato per aiutarti con l'apprendimento dell'italiano. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!